della giornata con gli ultimi due panel. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, e ci piacerebbe avere un suo saluto istituzionale, considerando che insomma, la città di Lecce spesso si impegna sia nella cooperazione sia in ambito culturale. Salve, buongiorno. Benvenuti. No, non so che cosa significhi, non ho mai capito bene cosa significa saluto istituzionale. Come ciclista. Esatto. Diciamo che vi porgo il saluto di benvenuti, di buona discussione. Naturalmente questo è uno dei panel conclusivi di questa iniziativa meritoria fortemente voluta dai cantieri Coreia. Il tema di oggi di questo pomeriggio richiama policy che oggi sono sfidanti per le amministrazioni. Se l'obiettivo della rigenerazione non è solo concentrato sulla pur decisiva funzione di restituzione a una funzione collettiva di aree urbane che soffrono di declini, di incurie, di perdite di senso, ma se ad essa si accompagna l'ambizione di partire dalla restituzione per una attenzione ai bisogni delle comunità che le vivono, perché compito dell'urbanistica, della buona architettura non è celebrare le capacità di progettazione che accendono la luce dei riflettori degli addetti ai lavori o i premi, ma debbano parlare ai destini di chi quei luoghi li abita e li vive, e quindi preoccuparsi di innalzare la qualità della vita di quelle comunità. Questo significa, ed è una parola che spesso ricorre a fianco al tema della rigenerazione, quello della partecipazione, che significa partire dai bisogni di chi quei luoghi li abita, li vive, li frequenta, li calpesta, li annusa, ne conserva memoria, e rifuggendo dal rischio concretissimo per esperienze che la partecipazione diventi un mezzo, un fine anzi, e non il mezzo. Spesso ci costruiamo l'idea di una partecipazione come adempimento di un percorso che salva le coscienze degli amministratori pubblici. Invece dobbiamo faticosamente praticarla per considerarla il mezzo attraverso il quale raggiungere gli obiettivi che dicevo prima vanno a essere indicati. Credo che questo debba essere il tema, credo che questa tensione non abbia confini, valga a Lecce come valga a Tirana, valga nel Salento come nelle varie regioni anche oltre costa. L'architettura per definizione veramente non ha linea di confini. I concorsi internazionali sono quelli pure per questo, perché vengono architetti da tutto il mondo e ti progettano sentendosi a casa propria. Questa è una delle magie di questa professione. E quindi io vi affido il microfono e mi metto un attimo, starò qui ad ascoltarvi fino a quando potrò, e nuovamente buon lavoro. Grazie. Metto accanto a lei. Passiamo al tavolo più partecipato di questa 2 giorni, architettura e rigenerazione urbana allo specchio. A coordinare è l'architetto Luca Ruzza, architetto e scenografo e media designer. Ha fondato nel 91 l'Open Lab Company con Laura Colombo, un laboratorio di progettazione dove con un team di progettisti, ingegneri
e artisti si sviluppano idee di passaggi futuri trasformandoli in realtà. I suoi progetti esplorano la relazione dinamica tra le persone, le nuove tecnologie e lo spazio attraverso innovazioni uniche. Progetti legati alla performing arts e all'architettura teatrale. Il Lab ha vinto numerosi premi per l'innovazione di linguaggi legati al teatro e l'architettura e le sue opere pubbliche sono commissionate in tutto il mondo. Il laboratorio ha sede a Civitella San Paolo, a nord di Roma, in un uliveto a ridosso di una valle etrusca. Luca Ruzza, autore di numerose pubblicazioni sulla scenografia e l'architettura teatrale, insegna progettazione scenica alla Facoltà di Architettura di Roma. Tra le sue numerose realizzazioni lo spazio in cui siamo oggi, Cantieri Teatrali Correggia. Prego. Iu falenderos mi, zemrem time, ce zeniketu. Spresoi te arghettohem pac. Spero, perché è il primo pomeriggio. In genere mi chiamano alle 3:30 di primo pomeriggio quando tutti si addormentano, e chiamiamo Ruzza perché almeno facciamo un po' di movimento. Siamo tanti e quindi al contrario degli altri interventi chiederò di salire in modo da non congestionare, se no diventiamo più qui che in platea. Faccio una brevissima premessa, cerco di stare nei tempi, ma sono veramente colpito dal fatto che tutti i nostri ospiti albanesi parlano la nostra lingua e non abbiamo nessuno di noi che parla l'altra lingua, e questo è, diciamo, storicamente è qualcosa di discontinuo. Io sono romano, sono nato a Roma, adoro la storia di quella città e l'epoca repubblicana di quella città vedeva un senato dove non si parlava latino. Sapete che a Roma il latino è imperiale, cioè la lingua latina è tardissima, si parlava etrusco, greco, si parlavano le lingue delle zone da cui voi venite. Abbiamo avuto senatori, comandanti, ognuno parlava la sua lingua, una cosa fantastica, ognuno parlava la sua lingua. E i senati, meraviglioso, lo dico ai politici di oggi, chiudevano con parole chiave, cioè per capirsi, dato che era un po' complicato, no, trovare la lingua comune, allora dicevano: allora se rubi la mela, che fai? 5 anni di galera? E allora 5, galera, mela, molto semplice, una cosa. E le leggi erano quasi sempre scritte in greco, cioè una lingua e non si parlava, cioè non era la lingua del posto, si scrivevano le leggi in una lingua diversa da quella che si utilizzava. Quando poi arrivò il latino con l'impero, cioè col culto dell'imperatore, eccetera, sto latino dura pochissimo, perché già a Pompei, per esempio, le incisioni latine di Pompei già non sono in latino, è quasi già in italiano, non si capisce più niente, ci sono tutte discussioni su questo, insomma la lingua è importante e per questo chiude il preambolo. Ho chiesto, un po' appoggiandomi sull'esperienza di stamattina, ho chiesto agli interlocutori di oggi che vengono dall'Albania di parlare italiano, quindi rallentiamo un po', ma in qualche modo usiamo questa lingua altra come fosse greco, come fossimo nel Senato romano. Partiamo. Nell'ultimo intervento ci siamo lasciati prima di pranzo con un'esortazione, l'esortazione della direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Tirana, dove esortava e diceva: guarda, lo suggeriva, diciamo, agli ospiti, diceva la cosa importante, pensando a progetti comuni, rivolgendosi agli albanesi, è fare rete, creare, lavorare su questo. E devo dire che queste
queste giornate entrano in questa direzione, cioè la rete è qualcosa di estremamente concreto. E la rete, naturalmente, la rete che stiamo costruendo è una rete relazionale, progettuale, anche poi diventano delle reti di amicizia, si creano delle relazioni che sono umane, che adesso vedremo in questi 4 esempi che porterò oggi, sono la base di una progettualità che poi viene in un secondo momento, nei casi fortunati, viene intercettata dalla politica. Ma partiamo dal primo esempio. Vi voglio parlare di Helsinki. Ad Helsinki, alla fine di 2 secoli fa, quindi alla fine dell'Ottocento, fino agli anni 80, Helsinki era il più grande produttore del mondo di cavi. La rete, cioè, che permetteva le comunicazioni nel mondo fino alla fine del secolo scorso, era via cavo, cioè gli oceani iniziarono a essere traversati da lunghissimi cavi in rame che permettevano la comunicazione tra continenti. Quindi noi abbiamo cavi che arrivano in Australia, il primo cavo in Italia parte da Genova, arriva in Corsica, il secondo da Latina va a finire in Sud America, a Buenos Aires e così via. Vai avanti. Questa serie di cavi, però, alla fine del secolo, questi milioni di chilometri di cavi diventano obsoleti. Perché? Perché non si passa più, le comunicazioni e le reti non sono più via rame, ma cambia la tecnologia e diventano fibre, si passa con la fibra, non funzionano più, vengono lasciati. Una delle fabbriche, parti con il video, però togli l'audio. Una delle fabbriche, la fabbrica, devo dire, più grande del mondo di cavi, Capeli, ad Helsinki, a ridosso del porto di Helsinki, era all'inizio di proprietà di una piccola azienda, ma faceva factoring, era un'azienda economica, la Nokia. Poi la Nokia diventa la grande produttrice di telefoni. Le persone della mia generazione, chi non ha avuto un Nokia in mano, insomma, è stata la Nokia e la Motorola sono state le prime. Collassano sia la Nokia che cambia la tecnologia del rame, si diceva, e quindi sia la città Nokia e sia la Capeli, cioè mezza Helsinki, vi do un valore però, questo è importante. Nokia e Capeli, le due, corrispondevano al 50% del PIL della Finlandia. Va bene? Questa piccola zona produceva il 50% della moneta finlandese. E puoi andare alla successiva. Qui vi volevo far vedere come si stendevano i cavi, insomma ero molto affascinato io da questo cavi. Partiamo con Capeli. E rimane una zona, un'arteria importante di questa città sul mare, si blocca, naturalmente dovete immaginare, poi si blocca il porto, le comunicazioni, l'economia, quindi crolla un settore della città di Helsinki e crolla, naturalmente viene minata l'economia della città. Succede questo, che queste enorme quantità di metri cubi, 55.000 metri cubi al centro della città di Helsinki, vuoti, completamente vuoti, cominciano a essere presi naturalmente dai clochard, da gente che non trovava riparo, cercava il caldo, da artisti, spazi molto grandi. Immaginate sti cavi che andavano, che ne so, da Helsinki a New York, quindi stiamo parlando anche di spazi molto molto grandi. E alcuni gruppi di donne e di uomini, artisti, fanno base in questo quartiere. Questo quartiere è completamente abbandonato e lì inizia un contenzioso, perché questa storia è una delle storie più interessanti da questo punto di vista. Parte con un'occupazione, quindi parte con una situazione illegale e si trasforma in modo molto, devo dire, armonico, si trasforma in una piccola economia. Cominciano a metterci
loro cominciano a prendere delle piccole zone, cominciano a investirci dei soldi personali, ci sono tante storie che io sono stato lì, le ho conosciute, vendono le itta, dei ragazzi si vendono le casette sui laghi, cominciano a investirci del denaro e cominciano a prendere possesso autorizzato di questa zona. Che succede nel frattempo? Che le autorità cominciano a capire che questa cosa poteva funzionare. Arriva un nuovo sindaco, l'intreccio in quella che è la rigenerazione tra economia, politica, arte, intelligenza delle persone, cultura diffusa nel territorio è fondamentale, cioè questa rete diventa elemento progettuale fondamentale. È finito già? Il comune decide di investire del denaro su questa area. Queste sono operazioni complicatissime, perché le società che erano proprietarie di Capperi erano fallite, quindi c'erano dei ricorsi, le cause erano internazionali, vi potete immaginare che cosa c'è dietro un porto che fallisce, no? Quindi sono cose complicatissime. La politica, prima del comune e poi dello Stato finlandese, interviene e questo spazio ora dà vita a un indotto di 200.000 persone nella Finlandia che lavora a Capperi. Vuol dire che anche il Teatro Nazionale finlandese, quando deve fare una produzione, prende Capperi, ogni metro quadrato di questo posto, e questo è molto interessante, è a pagamento ancora oggi. Cioè, se noi volessimo fare questo incontro in Finlandia, ad Helsinki, questo utilizzo dei metri quadri ad ora, a metro cubo, ha un valore. L'avete fatto? Sì, benissimo. davanti. Davanti. Ma dentro Capperi? Sì, sì. In uno di questi... E quindi avete visto che è una specie come in albergo, no? Dove ci sono le stanze, la cosa, la doppia, la tripla, la suite, cioè andiamo avanti. C'è un'altra avventura di cui vi voglio parlare, ed è Lipsia. Perché vi voglio far vedere Lipsia? Perché sono molto curioso di una situazione che c'è in un quartiere che c'è a Tirana, che è il Combinat. Io ne sono venuto a conoscenza per uno studente che alcuni anni fa portò un video per un esame su questo quartiere. Sono state ripetizioni poco prima di fare questo intervento e ho avuto le ultime notizie, cioè so che sono molto curioso e quindi ne continueremo a parlare. C'è una storia molto simile a Combinat, a Lipsia. Lipsia viveva di trattamento del cotone. In tutta Europa Lipsia era la città dove il cotone che arrivava dall'Oriente veniva prelavorato, quindi tutta la prelavorazione di grandi cotone, sono balle enormi, no? Poi deve essere sfilacciato, bisogna di molto spazio. A Lipsia stiamo parlando, non voglio darvi, di 70.000 metri cubi, di 12 ettari di fabbrica. Dopo il crollo del muro di Berlino, già minata, diciamo, dal fatto che parte di questa lavorazione dall'India, per esempio, comincia ad andare in Cina e non in Europa, e quindi comincia a essere sostenibile il costo del cotone nonostante il viaggio che poi doveva fare il cotone lavorato per tornare in Europa. Dopo il crollo del muro di Berlino, Lipsia collassa, ma collassa completamente, va bene? Perché la fabbrica non era solo una fabbrica, non era intesa come fabbrica, ma era il cuore della città, va bene? Il Baumwoll era il cuore della città di Lipsia, e in questo cuore, credo, ma poi mi racconterete che cosa succede come a Combinat, c'erano una serie di attività, c'erano le scuole, c'erano gli alberghi, c'erano oltre alle fabbriche c'erano le case, cioè la stazione era lì, no? Quindi il cuore di questa pulsante di questa città era al cotonificio Baumwoll Spinnerei, adesso il tedesco non lo parlo, ma insomma era lì. E anche lì è interessantissimo, avendo il tempo, leggere la parte amministrativa che è celata sotto questa storia. Anche lì
un gruppo di giovani comincia a utilizzare parte di questi grandissimi spazi, a innestarci delle attività diverse, produzioni di cinema, teatro, la sinfonica, moltissimi artisti, pittori e così via, al punto che anche lì fu necessaria una regolazione, bisognava regolare tutta questa, la storia del cotonificio, che andrà a punto soltanto nel 2001. Nel 2001 questi 12 ettari, cioè l'intera struttura, fu acquistata da una società per un valore di 2,5 milioni di euro, e con questi 2,5 milioni di euro, stiamo parlando, non sono neanche valori infinitesimali rispetto al valore di costruzione, non di commerciale, a costruirlo, diciamo, tutto questo. Con questi 2,5 milioni di euro, cioè con l'intervento di un solo imprenditore, che in qualche modo, il primo intervento ne parleremo noi, che in qualche modo ha dato un impulso affinché un'operazione come questa, impossibile per una persona sola, potesse partire. Questo imprenditore, adesso è morto, questo imprenditore ha fatto sì che tutta una zona, questa zona della città, fosse in qualche modo legalizzata, e questa zona in questo momento in Germania, cioè tutta la Germania economica, potente, che costruisce le Mercedes, è la zona che produce più opere d'arte di tutta l'intera Germania, cioè è diventato un punto di riferimento produttivo per moltissime declinazioni del tema arte, quindi non solo arte visiva o teatro, ma di sperimentazione e così via. La centrale, il cotonificio di Lipsia si è innestato dentro la rete del Trans-Europe Halle, che è presente in 120 paesi, e anche qui c'è un'economia che sorregge questa avventura, perché anche qui sarebbe interessante in un secondo momento, in incontri come questo, aprire anche l'aspetto, che non è il nostro caso oggi perché poi alle 3:30 non possiamo fare, ma l'aspetto legale che c'è dietro a tutta questa serie di operazioni, che è interessantissimo, perché queste situazioni dal punto di vista legale sono dei veri e propri atti creativi, esattamente come la produzione spettacolo. Aspetta, vai avanti. Borgo Pace. No, qui su Borgo Pace prendo 3 minuti, c'è anche il sindaco. Borgo Pace, io la prima volta che sono stato qui a Borgo Pace 30 anni fa, quant'è? 25? Non mi ricordo, c'è una certa età, non mi ricordo, pesavo 20 kg di meno, avevo capelli scuri, vero? Cioè, era un'altra vita. Meno 22 anni fa. 22 anni fa. Quindi non è passato così tanto tempo. Okay, la prima volta che vengo qui a Borgo Pace, possiamo far vedere, poi ritorniamo su questa, su Complicities. Ecco, vedete, qui questo è lo spazio dove noi siamo in questo momento, era questo qui. La prima volta che vengo a Borgo Pace, vengo con Salvatore, perché Salvatore cercava una casa per questo gruppo, per questo teatro. E una casa la si cerca per un teatro dove c'è pubblico. Era già stata fatta un'esperienza per Coreia di una location che era, diciamo, nella periferia, che era il Salento 20 anni fa, non è come adesso, quindi c'era questa sensazione un po' di isola, no, di questo Salento, e veniva da Aradeo, lo chiamavamo il castello, dalla masseria di Aradeo, quindi c'è stato un festival, è stato centro di grandissime esperienze, però diventava periferia della periferia. A un certo punto, per tutta una serie di ragioni anche lì curiosissime,
questa masseria torna nelle mani dei proprietari che volevano farci un Moulin Rouge, una cosa per ballerine, e quindi Correia rimane senza casa e passa un periodo un periodo abbastanza lungo, 2 o 3 anni mi pare, dove il gruppo esisteva, gli spettacoli venivano fatti in un garage, avevano affittato un piccolo ufficio sopra un bar, in una piazzetta, insomma Correia resiste ma con 1000 difficoltà. Facemmo anche una serie di tentativi, qui non c'è Gigi De Luca era sindaco di Curzi, provammo a trasferire Correia in un vecchio cinema che era un deposito di scarpe, abbiamo fatto tutto il progetto, va bene, questo giovane sindaco aveva 26 anni ha detto sì, va bene, tutti pronti? Quando siamo andati a fare l'atto di acquisizione di questo posto, il cinema, che tra l'altro insisteva sull'elenco di cinema finanziati dall'allora Ministero della Cultura, non esisteva perché c'era un fichetto, cioè non era trasferibile. Questo cinema, così dagli anni 40, 45, una cosa prima di quello, non poteva essere trasferito, non si poteva acquistare. Finché arriviamo qui a Borgo Pace. Questo Borgo Pace, mia madre lavorava alla manifattura tabacchi a Roma, a Trastevere, sapevo di questo Borgo Pace perché a Borgo Pace lei venne, fece il giro dei magazzini, non so, nel Salento c'era una grande produzione di tabacco, e mi piace, Borgo Pace, sono stata, c'era una zona qui grandissima che era legata. Allora, questa qui era chiusa, poi il tabacco, sapete, c'è tutta una storia, insomma, non viene più prodotto qui, lo compriamo da un'altra parte, non c'era più tabacco. C'era la Telecom, c'è l'edificio della Telecom all'inizio di Borgo Pace, pure quello era finito. E poi tutte le cose che adesso vedete, voi che arrivate adesso, la DHL, queste bellissime case ristrutturate, io me le ricordo rovine come questa, che penso case popolari sulla via, bellissima adesso, sono tutte rimesse a posto. Era veramente downtown, era un posto, si arrivava a piedi dall'università a qui ed era un posto abbandonato. L'unica cosa che mi sembrava avesse un po' di vita era il blocco, sembrava un po' arabo per me, no? Era tutto chiuso con tutte le porte, e poi dentro, una volta che è stato fatto l'uscita di Correia all'interno del quartiere, dentro ci sono tutte corti, giardini, un posto pazzesco. Lì c'era un po' di gente, per adesso era un posto abbandonato. Questa fabbrica, che era una fabbrica di graniglie, quelle cose che adesso si vanno a cercare in Salento, no? Cioè, quando vedo le avvisi delle case, poi c'è la graniglia a terra come un valore in più, era una roba che non si buttava via, no? E questa fabbrica era una fabbrica di graniglie, sono quelle mattonelle fatte con tanti sassolini colorati, e questi sassolini colorati componevano dei disegni meravigliosi, e stavano, penso che qualcuno è ancora rimasto. Il luogo era completamente distrutto, come se ci fosse caduta una bomba. Guarda, era così quando non avevamo le chiavi, allora siamo passati sotto il portellone, io lo seguivo, capito, come la cosa di Conrad Lorenz, no? La paperella dietro, siamo passati sotto e siamo passati qua sotto per vedere questo. E dopo un attimo abbiamo fatto lo stesso giro mentre eravamo qui, facciamo, qui ci vorrebbe dire, ma erano tutte colonne senza tetto, cioè era Beirut, non so, qui possiamo farci il foyer, immagini il foyer così lungo, qui la sala, questa diventa una sala, e qui fuori, lì, e pensate che chi è che dorme di voi nella foresteria? Tu? Qualcuno di voi dorme in foresteria? No? Sì. Tu dormi, e la foresteria la immaginiamo lì, in quel momento, mentre entravamo, qui penso alla foresteria, forti di questa immagine chiarissima di come questa cosa poteva diventare, tornammo da Radeo e raccontammo questo progetto esecutivo. Avevamo fatto pure i conti, ci sbagliamo del 20%, facevamo tutti i conti e nessuno ci prese sul serio, neanche le persone del gruppo, eppure questo posto c'è, e questo posto continua a essere, devo dire, dal punto di vista architettonico continua a essere un laboratorio. Abbiamo provato molte soluzioni, sempre all'insegna della massima
efficacia e minimo costo. Ancora adesso stiamo sperimentando, stiamo ancora adesso arrovellati, stiamo facendo le cose fuori, stiamo discutendo. C'è stato per esempio qui all'interno di questo teatro, mettemmo che funziona ancora dopo 20 anni perfettamente, c'è un sistema di riscaldamento dove gli ambienti sono riscaldati invece che con il principio di riscaldare l'aria, quindi pensate quanti metri cubi di aria ci sono qua dentro per tenerla, per alzare di 4 gradi, a voglia, fa fuoco, eccetera, riscaldiamo soltanto i muri, seguendo un principio. Nell'antica Roma si scaldavano solo i muri con dei cocci, no? Dal camino l'aria calda passava nei muri, i muri diventavano caldi e certificati. Quando chiamammo gli idraulici, tra l'altro che amici, insomma, gli spiegammo che avremmo scaldato i muri e non l'aria, ricordo, l'idraulico amico di Salvatore alla fine di questa cosa spiegata più o meno come stiamo facendo adesso, poi andò da Salvatore e dice: ma Salvatore, non ti fa infinocchiare, questi stanno a fregare i soldi, non funzionerà mai. Questo signore che disse non funzionerà mai, poi ha tirato su un'azienda che non solo in Salento ma in tutta Italia continua a utilizzare il sistema. Tra l'altro ha una certificazione tedesca, compatibile. Tutto il teatro va avanti con la stessa caldaietta che avete a casa, in tutte le case in Albania o in Italia, però qui ci scaldiamo tutto il teatro perché andiamo a scaldare solo 1 grado o 2 gradi di differenza dell'acqua e così via. Vi racconto tutte queste cose perché alla base però c'è una storia che per me è importante ed è una storia umana. Quando c'è una... no, l'hai detto tu all'inizio, il primo giorno, hai detto per fare un teatro bisogna partire dall'uomo, poi forse la frase imperfetta, c'hanno anche un po' le dal Guido, bisogna partire dalla donna e dall'uomo. Insomma, adesso a parte la cosa di genere, passano gli anni, no? Le cose, cioè l'uomo, mezza donna, dobbiamo a tutto un casino. Comunque bisogna partire da una relazione umana. La relazione umana di questo spazio, e secondo me sindaco e assessore, perché la prima persona, adesso l'avviso sarà la prima perché poi ci agganciamo subito al Borgo Pace, la prima attività che io ho trovato nella mia esperienza, insomma quello che mi ricordo, sono stato tanto qui, ci continuo a stare tanto, di questo quartiere è stato proprio questo Corei. Cioè questa fabbrica che era abbandonata sarebbe rimasta così chissà per quanto tempo. Devo dire che noi avevamo un'informazione al tempo, perché sembriamo dei giullari, ma in effetti facciamo solo i giullari che facciamo sul serio. Noi sapevamo, che qui di fronte, in quella zona lì, era previsto il polo universitario, cioè ci siamo detti, porca miseria, era così, mi ricordo questo, ci doveva svilupparsi, l'università stava cioè andavamo a piedi, noi c'eravamo Nicola Savarese che insegnava lì, cioè andavamo a piedi e sapevamo che qui veniva fuori tutta questa cosa, abbiamo detto pensa un po', poi c'è tutta la città universitaria, il campus, c'è pure il teatro, vabbè, questo. Salvatore in quel momento dice: dove trovi le risorse per fare da chi le chiedi? C'era la Polibortone qui. Dicendo, a chi chiedi queste cose? Allora il suo papà invita, se ne andò, io qui insomma da così tanto tempo ho visto persone nascere, ho visto persone morire, cioè siamo un gruppo, è un gruppo di persone che si conosce da molto tempo e rischia e lavora anche insieme da molto tempo. Suo padre invita, questa cosa me la ricordo perché insegna, dato che adesso io ho la sua età al tempo, ai figli disse: senti, io sono ancora vivo, senza che poi sto ancora bene, non andavo in barca, insomma un personaggio di grande spessore. I 4 soldi che ci sono, le 4 cose, ce le dividiamo, le divido adesso così ognuno sa su che cosa contare. E a Salvatore in questa divisione toccò una casa, se non sbaglio, però adesso mi correggi se qualcosa lo salto, una casa a Gallipoli. E poi allora lui andò dal padre e disse: senti papà, io la casa la vendo e ci compro una vecchia fabbrica e poi ci faccio il teatro. E il padre all'inizio gli disse: vabbè, poi venne.
Pover'uomo, perché adesso pensa se lo fa Giorgia, che Giorgia così e prende, dato che è successo a Marotti, la figlia di Marotti, cioè una casa, si è sposato un ragazzo rom, ha venduto la casa a 500.000 euro e si è comprata la roulotte e poi nel campo, e poi invitò il padre, il professore universitario, ho comprato questa, però lì in effetti c'era tutto un cambio per cui tu metti questi soldi, non compri solo la roulotte, compri anche una serie di relazioni, eccetera, eccetera. Più o meno era così, cioè Marotti è tornato, si è mangiato, si è bevuto da, si è svenito, la casa se l'è comprata in tanti anni. Però mi ricordo che non ostacolò questa cosa. Di fatto questa avventura partì con due grandi difficoltà. La prima era, poi un giorno lo faremo, il racconto che c'è, diciamo, economico e giuridico dietro queste avventure. La prima era quella di convincere la famiglia a dire: io sta casa che era bellissima, cosa, a Gallipoli, cioè compro sta Beirut. E l'altra era quella di convincere il gruppo, che non era d'accordo per niente a fare questa cosa, cioè era veramente fuori dalla grazia di Dio. Però ora siamo qui. Ora, probabilmente, se mi torni all'inizio, probabilmente questa piccola storia di famiglia che vi sto raccontando è una delle ragioni, sì, è una delle ragioni che hanno determinato, che poi è stata intercettata, devo dire tanti anni dopo, molti anni dopo, è stata intercettata dalla politica, che trova in una situazione come questa l'occasione per strutturare qualche cosa che in qualche modo ha preso vita. Ora, questo passaggio è il tema del nostro incontro di oggi. Ora, questo passaggio si compone di avventure diverse, ma sempre si compone di avventure, lo smonteremo, diciamo è la mia provocazione, lo dico anche ai giovani architetti che sono qui, io sono architetto come voi, ma poi mi ritrovo pure a fare, no, come una cosa della barzelletta, mi trovo pure a fare l'altra parte, raramente parte da uno studio di architettura, cioè il rinnovamento di un quartiere, di una zona, di un'arteria della città parte da un sistema di relazioni e molto spesso da economie minime. Perché sono importanti quelle economie minime rispetto alla vita di un quartiere? Perché creano credibilità, perché la credibilità, la concretezza e il sogno deve poggiarsi su qualche cosa di concreto. E su questo lo dico ai politici, che sono fondamentali nel processo di sviluppo di un quartiere, quindi di un'identità, e riuscire ad intercettare le piccole fiamme, i piccoli sforzi, che però possono essere enormi, perché per un ragazzo di 30 anni, cioè da 30 anni a quell'età, l'unico bene che gli lascia la famiglia, che è una casa, e se lo butta su una strada, su una cosa veramente... Bisogna veramente crederci, ma manco io ci credevo, però manco sapevo come farlo, capisci? Non c'erano veramente tutte le soluzioni a portata di mano. Mi fa piacere leggere, mi fa piacere Complicities, a parte è bellissima la locuzione, ma non leggo solo Complicities, torno qui e vedo le sistemazioni delle strade, vedo una città quasi britannica, sembra un po' di stare nello Yorkshire, no? Con una sistemazione urbana, cioè vedo che questa cosa si è sviluppata oltre sé, perché lì non sarebbe mai arrivata a sistemare la strada. E sapete perché ve lo dico? Perché ogni volta che noi ci vediamo, abbiamo ragionato 10 anni su questa facciata, e ogni volta che ragioniamo su questa facciata, e poi è stata resa possibile con i fondi e col contributo, Corea ci ha messo un po' di più di quello che si pensava, no? Però è stato fondamentale, perché senza quel contributo lì non ci saremmo arrivati. Facciamo sta facciata, poi guardavamo davanti, c'era una pattumiera, no? Guardavamo lì, facciamo, porca miseria, abbiamo fatto tutto sto lavoro, quante volte che si fa? A un certo punto andavamo pure a cercare i tipi
diciamo che si fa? Si fa uno sforzo, si compra, a farci che? Ti ricordi? Cioè, la tentazione del teatro poi alla fine è quella di sistemare, ma questa tentazione è sana, perché il momento che tu metti a posto il tuo luogo, il vicino farà lo stesso, se non lo fa quel giorno lo farà il figlio, e quello dopo pure, e quello dopo pure, e questa cosa cambia l'identità di un paese, e poi cambia l'identità di una nazione intera, e cambia l'identità del nostro essere su questa terra, perché finché noi andiamo a prendere come esempio l'elemento negativo e ci sediamo abbandonandoci e crogiolandoci sul fatto che c'è chi sta peggio di te e dice vabbè guarda quello, noi non ci muoveremo mai. Lì la politica è responsabile, lì ha una responsabilità immensa, perché qualsiasi sforzo diventa vano se non viene intercettato e in qualche modo supportato e aiutato, perché in fondo poi la politica amministra quell'energia che è limitrofa all'attività del singolo. Andiamo avanti. Ci sono altri 2 esempi brevi e poi dopo iniziamo le chiacchiere. Sono perfettamente. Vai. Aspetta un secondo perché poi qui c'è l'audio. Non parlo solo di architetture, non parlo solo di sistemazioni o di strade o di teatri. Rigenerazione, una parola che non ho detto è che i materiali che sono stati utilizzati per esempio in questo edificio sono tutti quelli che vedete sono materiali ecocompatibili, cioè che possono essere rigenerati. Molti ci hanno detto ma che fate, la facciate in legno invece di farla, non so, adesso sono tutti materiali con i venti, no? È chiaro che il legno è caduco, dura meno del calcestruzzo, non vi crediate che duri così meno il calcestruzzo, Chi viene non lo può dire, insomma, come quelli che, dove investi i soldi, sai benissimo, no? Che in quel traste poi li perderai. Chi viene da uno studio tecnico sa che il calcestruzzo, lo structum degli antichi romani, come è fatto adesso, quello dei romani non durerà più. Il nostro, quello col ferro, il Portland, arriva alla massima durezza dopo 28 giorni, dopodiché comincia a decomporsi. Quando crolla il ponte Morandi o quando crolleranno tutti gli altri ponti che abbiamo costruito negli anni 50, perché tutti questi ponti sono arrivati già, li abbiamo costruiti dopo guerra, o li manutentiamo, cioè o li imbraghiamo di nuovo, oppure sono arrivati a fine vita. Il calcestruzzo dopo 50 anni è a fine vita, è finito, calcestruzzo chiuso. Da lì in poi è solo che te devi fare il segno della croce e dici, beh, è passato un altro anno, sono passati altri 2 anni. Ma tutti i ponti, i viadotti che vedete, i vostri nipoti li vedranno se non vengono imbragati o sostituiti. Il legno dura di più, cioè se in Norvegia e in Finlandia ci sono delle aitte del 1600, tra 400 anni, non li vedremo, ma questo teatro sì, perché questo teatro l'abbiamo continuato a realizzare con la pietra leccese. In questo teatro abbiamo usato l'Eraclit. Chi è che mi raccontava del teatro di Tirana? Il teatro di Tirana che è stato appena distrutto, era costruito in Eraclit, un impasto di cemento e legno, un materiale tra l'altro anche quello un materiale riciclabile, ecologico, eccetera. E quindi è stato fatto un lavoro di contenimento dell'energia. Lavorare sulla riqualificazione non significa sempre costruire. Vi voglio far vedere 2 soli ultimi progetti prima di passare ai vostri interventi. Uno è di Dan Rosengard, olandese, che riqualifica delle zone dormitorio in Olanda con un sistema di illuminazione. Fermati un attimo, fermati qui un secondo. Questo sistema di illuminazione è un progetto recente, ai tempi del Covid. La luce ultravioletta a 220 nanometri, tra i 220 e i 240, uccide i batteri del coronavirus. E quindi si mette un progetto in un quartiere dove di notte l'illuminazione ingloba queste barre di wood, per cui
passando sotto questo tipo di luci ci si disinfetta. E dato che questo coronavirus con i vaccini, le cose, cioè, non è che ce lo toglieremo dai marroni così in un attimo, per esempio, puoi andare avanti, immaginare che un quartiere possa, la riqualificazione, la rigenerazione di un tessuto urbano possa partire semplicemente dal fatto, quindi in questo quartiere non c'è nessuno, possa partire dal fatto che in un momento come questo, senti, io ci vado perché comunque anche all'aperto mi disinfetto, cioè è la stessa, quella è la stessa tipo di luce che viene utilizzata negli ospedali per disinfettare dal batterio del coronavirus. Va bene, ho preso molto tempo, passiamo all'ultimo. Sì, Siamo un po' lunghi. finito. Lascialo. L'ultimo. Quando parliamo di rigenerazione, è l'ultima testa, non posso non ricordare uno dei lavori a cui sono più affezionato forse, ma più intelligenti, più illuminati, Gibellina. Grande, alla fine degli anni 60 c'è un grande terremoto, distrugge completamente la città di Gibellina. Gibellina verrà ricostruita per sicurezza 20 km da dove era, e un sindaco illuminato, per far ripartire una città che veniva ricostruita da zero, chiama, nella sua anche dolcezza, devo dire, chiama artisti che potessero con il loro lavoro scaldare diciamo, la vita, le mura, ma anche così il quotidiano delle persone che avevano subito i lutti, avevano perso le case. Chiamano anche un autore, si chiama Burri, che va nella nuova città, la nuova Gibellina purtroppo costruita di corsa, sapete come le città che vengono costruite da terremoti, dice qui non ci posso fare niente, lo portano alla vecchia Gibellina, che era piena di detriti, un po' come era questo posto quando siamo arrivati, e Burri propone di non buttare i detriti. Sapete che i detriti chi amministra, insomma, non solo la nostra assessora, ma insomma chi costruisce sa che i detriti di un'abitazione sono la maggiore classe possibile da un punto di vista di smaltimento, e propone questo grande cretto dove tutto quello che faceva parte di questa città veniva congelato e inglobato all'interno di questo immenso cretto, come un'opera che per sempre avrebbe raccontato questa tragedia. Gibellina è diventato poi un leitmotiv, è diventato un elemento generatore di molte altre esperienze in Sicilia, e Gibellina è diventato, questo luogo è diventato un luogo di appuntamento d'arte performativa, per moltissime per festival, è diventato un appuntamento importante a cui si va sempre molto volentieri. Bene, detto